È il 3 giugno 2010. Antonio Percassi ne rileva il pacchetto di maggioranza e dopo 16 anni ritorna ad essere il presidente dell'Atalanta Bergamasca Calcio. Una grande passione ed un grande amore per la società che lo ha visto prima crescere nel suo settore giovanile e poi debuttare in prima squadra sino a diventarne il capitano. È il cuore che muove le scelte di Antonio Percassi, che in questa nuova esperienza nerazzurra è affiancato dalla sua famiglia, dai suoi figli, in particolare da Luca, che diventa amministratore delegato della società. Raccontare questi 10 anni di presidenza Percassi non è cosa semplice, o forse sì, forse basterebbe dire che dal 2010 ad oggi è stato un vero e proprio crescendo di risultati e traguardi raggiunti, e quindi di emozioni, soddisfazioni e ricordi. No, non basta, tutto questo va celebrato e l'elenco è davvero lungo. Dall'immediata conquista della promozione in Serie A al termine della stagione 2010-2011 ai 9 campionati consecutivi disputati nella massima serie. E disputare 9 tornei di Serie A, uno di seguito all'altro, non è cosa di tutti i giorni, infatti non accadeva dal 1969, allora furono 10 di fila, terza volta nella storia dopo la storica striscia record di 15 dal 40 al 58. Peraltro, se il nono è in corso, il 10° è praticamente dietro l'angolo. Umiltà e consapevolezza dei propri mezzi uniti alla giusta ambizione hanno portato l'Atalanta a tagliare nuovi prestigiosi traguardi che ne hanno riscritto la storia, come ad esempio il record di 72 punti stabilito al termine della stagione 2016-17 o il terzo posto conquistato al termine della Serie A 2018-19, miglior piazzamento di sempre nella massima serie. E se il record di punti è coinciso con la qualificazione in UEFA Europa League dell'Atalanta, che è così ritornata a giocare una competizione internazionale dopo 26 anni aggiudicandosi il suo girone da imbattuta, il terzo posto in Serie A ha spalancato ai nerazzurri le porte della UEFA Champions League, una delle competizioni per club più importanti a livello internazionale. E dopo aver superato il group stage, i nerazzurri hanno staccato il pass per i quarti di finale. Un sogno. Risultati così importanti si raggiungono anche grazie all'opportunità di avere a disposizione strutture di alto livello dove poter lavorare ed allenarsi. Per questo il centro Bortolotti, quartier generale atalantino, ha letteralmente cambiato volto, diventando più grande, più verde, più tecnologico. A Zingonia si allenano anche le squadre del settore giovanile nerazzurro, da sempre fiore all'occhiello della società, anche grazie alla lungimiranza di Antonio Percassi. In questi 10 anni le squadre del vivaio hanno conquistato 4 scudetti, Primavera, Berretti, Under 17 e Under 15 e 2 Supercoppe, ed ogni stagione sono tantissimi i giocatori del vivaio convocati nelle nazionali di categoria ed appartenenza. Più campi dove allenarsi e sempre all'interno del centro Bortolotti una sede tutta per il settore giovanile, intitolata a Mino Favini, tributo della famiglia Percassi al talent scout per eccellenza scomparso nel 2019. Il presidente Percassi non si è limitato a far diventare il centro Bortolotti un'eccellenza a livello internazionale, ha investito anche nello stadio. Dal 17 ottobre 2017, coincidenza curiosità, lo stesso giorno e mese in cui è stata fondata, l'Atalanta è diventata una delle poche società in Italia ad essere proprietario dello stadio in cui gioca. Nell'estate 2019 sono inoltre iniziati i lavori di riqualificazione del Gevi Stadium. Il 6 ottobre scorso è stata inaugurata la nuova curva nord Pisani, imponente. Nell'estate 2020 sono previsti lavori alla tribuna Ubibanca. I lavori si completeranno poi con il rifacimento della curva sud Morosini. Alla fine il Gevi Stadium sarà un vero e proprio gioiello. Per i riconoscimenti segnaliamo il collare d'oro CONI al merito sportivo consegnato nel dicembre 2018. Il 9 settembre 2019 l'Atalanta è invece diventata membro dell'ECA, European Club Association, mentre nel maggio 2020 il presidente Percassi è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. L'Atalanta, Bergamo e la sua gente, i suoi tifosi. Per i più piccoli, per farli affezionare ai colori nerazzurri, il presidente Percassi ha fortemente voluto il progetto Neonati Atalantini. A tutti i nati negli ospedali di Bergamo e provincia viene regalata la magliettina dell'Atalanta, realizzata ad hoc. Per i nati fuori la bergamasca si può comunque fare richiesta, ed ecco che le magliette del progetto sono state spedite non solo in tutta Italia, ma anche nel mondo. E le spedizioni continuano. Di fronte ai suoi tifosi, il presidente Percassi non manca mai di emozionarsi. È accaduto a Dortmund, davanti a più di 8.000 tifosi atalantini. È accaduto a Roma, in occasione della finale di Coppa Italia, davanti a 23.000 cuori nerazzurri.
l'emozione di amare gli stessi colori, di soffrire e gioire per l'Atalanta. Grazie Presidente per questi primi 10 anni intensi ed emozionanti. Grazie.